Ci sono delle volte in cui provo ad interagire con le formiche, soprattutto con quelle delle mie colonie più grandi. L'unica possibilità di interazione è quella di fornire cibo direttamente dallo strumento che tengo in mano, quasi come a voler stabilire un contatto. Mi piace osservare come si comportano e comprendere il loro grado di fiducia o di timore nei confronti di questo mio gesto. La mia colonia di Polyrhachis dives cresce sempre più e sono cambiate un po' di cose dal loro ultimo aggiornamento sul canale, che risale al 26 gennaio. In quella occasione ponevo un accento sul loro modo di comunicare, sul modo in cui scambiano informazioni e si coordinano nell'azione. La colonia 8 mesi fa vantava un numero di poco inferiore al migliaio di individui e quel numero attualmente è stato superato. Questo è il loro nuovo setup, ma ne parleremo più dettagliatamente a breve. Al momento fornisco l'indispensabile razione di carboidrati che consiste in una miscela di 10 ml di acqua in cui disciolgo il contenuto di una bustina di zucchero di canna. E ritornando un po' al discorso del precedente aggiornamento, dalle immagini si nota quanto sia complesso, ma allo stesso tempo veloce, il modo in cui esse si trasmettono il messaggio di ritrovamento di una fonte di cibo. Il loro comportamento ha degli aspetti non sempre comprensibili, come questo continuo pulirsi e lisciarsi le antenne sia prima che dopo aver assunto il cibo. Tante formiche creano inevitabilmente tanti rifiuti e sempre più mi è chiara la differenza nella gestione tra una piccola colonia, magari in provetta, ed una colonia matura di queste dimensioni. La pulizia dell'arena e la fornitura di cibo hanno ormai frequenza quotidiana. Settimanalmente l'arena viene pulita più a fondo. In passato usavo delle provette per fornire l'acqua di cui hanno bisogno, ma sostituirle era diventata un'impresa impossibile perché venivano costantemente colonizzate. Così ho ripiegato su un beverino per uccelli, con dentro alcune piccole pietre per evitare gli affogamenti, e la soluzione è risultata ottima. Ebbene, come dicevo, questo è il loro setup. Un tronco contorto e cavo, posto all'interno di un'arena di vetro. L'arena è di 80 x 40 cm ed è alta 7. Il tronco approssimativamente lungo una quarantina di centimetri per 20 circa di larghezza. Il tronco è la base, sulla e sotto alla quale le formiche hanno costruito e modellato il loro nido. In verità ci stanno lavorando continuamente, modellandolo a loro piacere, e nel particolare si notano gli innumerevoli ingressi aperti in una trama di seta. Il tronco ha preso il posto delle 2 scatolette di acrilico dentro le quali avevo messo del terriccio e delle cortecce come substrato per agevolare la tessitura del nido vero e proprio. E dopo il totale trasferimento della colonia nel tronco, ho finalmente l'opportunità di ammirare l'interno dei vecchi nidi. La particolarità di questi nidi è quella di essere fatti di seta. Al tatto ricordano molto la carta di riso, forse appena più ruvida. Queste costruzioni sono il frutto della collaborazione tra le operaie e le loro larve. Le larve di questa specie sono dette larve sericigene. Quando raggiungono una certa dimensione e maturità, grazie alla stimolazione da parte delle operaie, emettono un filo di seta che viene usato per costruire e modellare il nido che ospita la colonia. In principio il colore della seta è bianco, ma col passare del tempo diventa color marroncino. Sul tronco, infatti, si possono notare le parti del nido appena costruite di colore diverso rispetto a quelle costruite da più tempo.
Una colonia grande ha necessariamente bisogno di un certo apporto proteico, soprattutto se la colonia è attiva ed ha un gran numero di larve impiegate nei lavori di manutenzione o ampliamento del nido. Carboidrati e almeno 3 Blapticadubi adulte, precedentemente abbattute, sono la razione quotidiana per il mantenimento di questa mia colonia. Diventa indispensabile allevare insetti da pasto per far fronte alla necessità di colonie in forte crescita come questa. Mentre una parte delle operaie si dedica al foraggiamento, un elevato numero invece è molto occupato all'esplorazione del tronco sotto la quale hanno costruito una parte del nido. Questo è il quarto anno di vita per la mia colonia di Polyrhachis dives e per il secondo anno consecutivo hanno prodotto alatti solo maschi. Se ne intravede qualcuno nel gruppo delle operaie affaccendate con i lavori di completamento del nido. Ogni incavo nel legno sembra adatto ad essere trasformato in un angolo abitabile. E questo nutrito gruppo di operaie sembra discutere sull'andamento dei lavori. Alcune si limitano a stazionare e basta, o forse supervisionano i lavori facendo da sentinelle per eventuali pericoli. Altre sono alle prese con le larve impiegate come parte attiva nella costruzione. 3 ore ad osservarle. L'approntamento del nido è un evento che solitamente resta lontano, celato dalla nostra vista, ma in questo caso, non essendo un nido terricolo, tutto si svolge alla luce del sole. Sono davvero affascinato dalla loro laboriosità, dall'armonia e dalla loro imperturbabilità mentre svolgono il lavoro. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti oppure iscriviti al nostro gruppo Facebook di Enz Italia. Grazie per la visione e al prossimo video.